Bella raga, qui Andrew. In questo video vi presento il mio canale che è rivolto a tutti gli sneakerhead d'Italia e a chi come me condivide la passione per lo streetwear in generale. In particolar modo nei miei video mi concentrerò prevalentemente su uno degli aspetti più creativi e artistici legati a questo mondo, ovvero le custom che eseguirò personalmente. Sono sempre stato un grande appassionato di disegno e di arte in generale e ho deciso di creare il mio piccolo spazio dove poter dar sfogo alla mia creatività, in questo caso sulle sneakers. Tuttavia, di tanto in tanto posterò dei video di unboxing e sneakers on fit delle scarpe che acquisterò per condividere con voi pareri e opinioni a riguardo. Ma andiamo al sodo, perché vorrei portarvi con me e mostrarvi una custom che andrò a realizzare su queste fantastiche J1 Crimson Tint, che a mio avviso è una colorway molto sottovalutata ma dal grande potenziale e che adoro particolarmente. Potrete seguirmi passo per passo in tutti i procedimenti fino al raggiungimento del risultato finale e in particolare andremo a lavorare sul pannello laterale che faremo diventare bianco, mentre lo swoosh lo faremo diventare nero. Quindi custom tecnicamente abbastanza semplice ma di grande effetto, perché in questo modo la scarpa cambierà radicalmente faccia e andrà a riprendere gli abbinamenti delle colorway più iconiche legate a questo modello. A questo punto seguitemi e mettiamoci al lavoro. Allora, come primo step prepariamo la scarpa ricoprendola con lo scotch nei punti in cui non andremo a lavorare. Il secondo step consiste nel preparare la superficie da dipingere. Utilizzando dei batuffoli di cotone imbevuti di solvente per unghie / acetone andremo a strofinare la parte interessata. A questo punto iniziamo a dipingere con un pennello i 6 strati di colore di Angelus Flat White per i pannelli laterali.
Dopo i 6 strati di bianco andiamo a rimuovere lo scotch e ci concentriamo sullo swoosh e i dettagli utilizzando un flat black. A questo punto possiamo dire che il lavoro è giunto al termine. Non andremo ad applicare uno strato di finisher in quanto sono già soddisfatto della finitura opaca resa dai due colori. Sono sicuro che questa vernice non craccherà col tempo, quindi ci limiteremo a fare un trattamento di protezione con il crepe. Eccoci ragazzi, la custom è terminata. Come potete vedere questa è la scarpa finita. Io penso siano venute davvero una bomba. Mi piacciono un sacco e non vedo l'ora di metterle. Ragazzi, questo mio primo video è giunto al termine. Voglio ringraziare tutti quelli che lo hanno guardato e fatemi sapere se il video e la custom vi sono piaciuti, in particolare se preferite la versione originale o la mia. Se avete apprezzato questo video mettete like, iscrivetevi al canale e attivate la campana per restare aggiornati sui miei prossimi video. Seguitemi anche sulla mia pagina Instagram AndrewTruoG e io vi saluto e ci vediamo presto.